Direttamente dalla Germania, dal creatore di Summer House, arriva Slots and Daggers, un titolo che unisce la vostra dipendenza dalla ludopatia e dal gioco d'azzardo al vostro fabbisogno di avventura. Si tratta infatti di un roguelike retro fantasy con battaglie che si svolgono niente poco di meno che su una slot machine. Sì, avete sentito bene, e a speziare il tutto c'è un'interfaccia pixellosa e minimal molto accattivante e il design dei nemici e degli oggetti tanto semplice quanto intrigante. Che ne dite? Siete curiosi di scoprire com'è? E allora seguitemi subito dopo la sigla! Eccoci qua, Slots and Daggers, un gioco di Friedman. Sì ragazzi, perché questo gioco è stato sviluppato da una sola persona, tale Friedman appunto. Io l'ho già giocato un pochino e quindi ho avuto modo di dare un'occhiata abbastanza approfondita a quello che offre il gioco, però ho resettato i progressi così che tutti insieme possiamo iniziare una nuova partita e vedere un pochettino quello che ha da offrire. Quando abbiamo finito la modalità storia, qui si sbloccherà la modalità arena, che è praticamente una modalità infinita, ok? A punti, più sopravviviamo e più punti totalizziamo. Poi qui c'è il negozio dei modificatori, praticamente sono dei gadget, per così dire, che offrono dei bonus molto importanti, ma vanno acquistati. Ovviamente all'inizio non abbiamo abbastanza soldi per acquistarli. Io vi devo dire che nella mia prima partita, stranamente, non so come, ho totalizzato un ammontare assurdo di questi gettoni qua, per cui in una sola volta sono riuscito ad acquistarli tutti e le partite sono diventate veramente molto semplici. Non so se quello fosse un bug, e vi devo dire che ho aspettato un po' a pubblicare un video di questo gioco proprio per vedere se il gioco migliorasse sotto certi aspetti, e devo dire che sono stati rilasciati tanti aggiornamenti, quindi sono curioso di vedere in modo completamente rinnovato cosa ha da offrire questo Slots and Daggers. Ma bando alle ciance ragazzi, nuova partita, iniziamo! Allora, come vedete qui abbiamo una specie di mappetta delle varie location che possiamo visitare. Qui c'è la prima, le pianure del dolore. Andiamo a selezionarla. Come prima cosa dobbiamo scegliere 3 simboli della nostra slot machine con cui appunto cominciare la nostra avventura. Vedete che qui abbiamo il pugnale arrugginito che fa inizialmente 15 danni fisici ed eventualmente moltiplica per 3 il danno con un colpo critico. Abbiamo il simbolo della moneta che ci fa ottenere appunto una moneta e col critico diventano 6, mentre invece lo scudo ci difende di 20 dagli attacchi fisici, col critico ci difende di 60, 20 per 3. Vedremo che comunque il gioco è abbastanza profondo. Noi stiamo andando raggiungendo le pianure del dolore dove troviamo Ovus. Oh, è bellissimo già il design dei nemici. Questo è praticamente un uovo mezzo scassato con la spadina, lo scudo, le gambine, vabbè. Ferma i rulli per affrontare il nemico. Noi praticamente dobbiamo andare a fermare i rulli con questo tasto qui. Abbiamo totalizzato una monetina, uno scudo e un pugnale. Come vedete sono successe cose in maniera anche abbastanza rapida. Comunque il succo è che la monetina ci ha dato appunto un soldino. Lo scudo ci ha dato una difesa di 20, lo vedete qui in basso a destra, avevamo 20, lui ci ha attaccato per 10 e quindi il 20 è diventato 10. Mentre invece qui c'è la nostra salute, come vedete indicata anche da questa barra qui, e questo è lo scudo, cioè la difesa aggiuntiva. I nemici invece hanno 2 barre qui, quella in basso è la loro salute e quella in alto è la loro difesa. Poi vedremo che esistono anche diversi tipi di attacchi, esistono quelli fisici, esistono quelli magici che vanno ad intaccare in maniera diversa le difese del nemico. E qui invece abbiamo appunto l'attacco che il nemico intende farci al suo prossimo turno, quello fisico, e in basso quello magico. Vi ripeto, dopo vi spiegherò tutto per gradi. Andiamo a fermare di nuovo i rulli e abbiamo ottenuto 2 monetine e uno scudo. Se avessimo avuto 3 monetine avremmo fatto un colpo critico, quindi le monetine si sarebbero moltiplicate per 6. Intanto questo nemico ragazzi è molto debole, per cui è difficile che riesca anche solo a intaccare la nostra difesa fisica, quindi diamogli un paio di colpi di spada così con nonchalance, facciamoci un po' di soldini, lui continua ad attaccarci, però direi che vedete andiamo a aumentare ancora la difesa, più soldi, più danni. Lui ha 80, con la sua ultima mossa si è andato a rifocillare la difesa fisica, quindi è andato a 20.
intende attaccarci per 22. Noi continuiamo a menarlo perché non ce ne frega niente, ci difendiamo. Ragazzi, per quanto il povero uovo intenda, intanto un critico, abbiamo beccato 6 monete. Dicevo, per quanto il piccolo uovo tenti, mannaggia lo spagnolo, per quanto il piccolo uovo tenti di menarci, purtroppo tanchiamo troppo per i suoi standard. E tra l'altro abbiamo fatto pure un colpo critico con le 3 spade e quindi lo shottiamo in allegria. Allora, vediamo, abbiamo totalizzato la bellezza di 23 monetine con le quali possiamo andare a acquistare cose. In questo caso possiamo andare a potenziare un simbolo che già abbiamo, ovvero il pugnale arrugginito, che col potenziamento farebbe, lo leggete qui, ben 50% di danni in più, mica male. Poi al costo invece di 5 monetine abbiamo l'incantesimo di guarigione che ci fa curare in questo momento di 20 col critico di 60, ma bisogna fare una prova di abilità. La banana invece ci fa sia ottenere 10 di salute che una moneta e il tutto si moltiplica per 3 nel caso di colpo critico. Il dado qui ci permette di pagare 5 monete per resettare di nuovo queste opzioni ed averne di nuove. Io direi che però queste qua non sono male. Andiamo a potenziare il pugnale, ci rimangono 9 monetine e noi con queste 9 potremmo acquistare un nuovo simbolo tipo quello della cura. Io direi di farlo. E con le 4 rimanenti non possiamo acquistare nulla. Come vedete i simboli adesso a nostra disposizione sono 4. Andiamo avanti. Falenottero, ok. Allora il falenottero c'ha 160 di vita. Al prossimo turno ci vuole attaccare di 12 danni fisici e 13 danni magici. Andiamo a fermare. Noi lo meniamo e ci difendiamo di ben 40, 20 e 20. E comunque non ha intaccato. No, ha intaccato la nostra vita perché, ecco, perché lui ci ha fatto un po' di danni fisici e un po' di danni magici. I danni fisici vanno a intaccare la salute, sì, ma passano prima per la nostra difesa fisica, mentre invece i danni magici vanno ad influenzare direttamente la nostra salute. Diciamo che sono danni penetranti, va, quindi i danni magici in linea di massima sono quelli da temere di più. E sono anche quelli un po' più difficili anche da infliggere, anche da parte nostra. Ok, il nostro falenottero sta cercando di impegnarsi, noi andiamo a difenderci ulteriormente, andiamo a fare un po' di soldini e andiamo anche a curarci. Vedete che c'è una prova di abilità che consiste nell'andare a premere questo tastino qui nel momento in cui il disegno si riempie, quindi c'è bisogno anche di un po' di tempismo. Ce l'abbiamo fatta a colpo critico, ci siamo curati del massimo possibile, quindi mi sa di 60, siamo andati a 100 che comunque il tetto massimo di salute. Andiamo di nuovo a riprovare, la cura adesso ci serve relativamente, però vedete che è cambiato anche il ritmo del disegnino. Ok, ci siamo curati solo di 10, ma va bene anche così. Lui ci attacca, va bene, però è a 48 di salute complessiva, quindi non è che ci può fare più di tanto. Ci attacca ancora, ci ha portato a metà salute però, non è da sottovalutare. Ci difendiamo ancora, per lui comunque con il 23 di danni magici ci porta comunque a 30 di salute, quindi ragazzi dobbiamo cercare di beccare dei danni, dei bei danni per ucciderlo prima che sia lui a uccidere noi, e credo che ce l'abbiamo fatta, esatto, sì. Perfetto. L'abbiamo sconfitto, 18 monetine a disposizione, potremmo potenziare il simbolo della moneta che ci va a aumentare appunto del 50% le monete ricevute. Io direi che è proprio il caso di farlo, anche se vedete che poi in questo caso sono uscite anche delle reliquie, che sono praticamente degli oggetti che possiamo usare tra un turno e l'altro pagando dei soldi per avere dei bonus al turno successivo, oppure delle passive tipo il formaggio che ci aumenta la salute massima di 25. Anche questa qua è una passiva che aumenta di 20% il bonus sulla guarigione, per esempio il bonus di questo affarino qua. Allora, però quello che mi stuzzica particolarmente è sia il potenziamento della moneta che il simbolo dell'arco, perché l'arco che fa? Fa danni e poi ha il 10% di probabilità di stordire il nemico. Voi direte il 10% non è tanto, è vero, però si può potenziare e arriva a probabilità veramente alte, e ragazzi stordire il nemico vedremo poi che è una roba veramente, veramente utile, a tratti indispensabile. Quindi
Diciamo che per il momento andiamo a potenziare le monete, perché comunque più soldi abbiamo, ragazzi, e più magari poi dopo riusciamo ad acquistare o potenziare le nostre risorse in modo più agile. E poi vedete che c'era anche quest'altro simbolo, bicipiti grandi, e aumenta del 100% i danni fisici quando appare. E poi nel caso di critico tale bonus viene mantenuto anche nel turno successivo. Non possiamo acquistare altro e quindi direi di passare avanti. Oh, Goblin martellatore. Allora, caro Goblin, vediamo se riesci a martellarci prima che noi ti martelliamo a nostra volta. E il simbolo di cura in questo caso non ci serve, è una cippa. Abbiamo fatto pure critico, vabbè. Lui ci mena per 3 danni fisici ripetuti, adesso ce ne vuole fare 3 da 14, quindi vediamo un po' se riusciamo a curarci. Bene, critico, siamo al massimo della vita, stiamo facendo un po' di soldini. Ok, 3 da 16, vedete che comunque il suo danno tende ad aumentare, lui ha ancora 145 di vita. Abbiamo menato con un bel critico, ottimo, l'abbiamo veramente portato in fin di vita, ma anche lui a noi, quindi adesso è il momento della verità. Perfetto, dovremmo averlo ucciso, ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro ci ha dato un bonus uccisione rapida, vedete? L'abbiamo ucciso in meno turni e quindi ci ha dato un bonus di 2 monetine. Tale bonus può variare a secondo poi del numero di turni in cui lo abbattiamo. Potremmo potenziare lo scudo di legno. Vediamo che va a aumentare del 50% la difesa fornita, non è affatto male. Abbiamo 28 monete, forse possiamo acquistare più di una cosa. Poi ci sono nuove reliquie, nuovi simboli. Questo simbolo qua è la sacca di monete, è tipo una versione alternativa della monetina normale, che ci dà da 1 a 4 monete e colpo critico per 3. Invece questo ci dà meno monete, però il colpo critico, vedete, è più corposo, è per 6. Io direi di non aumentare troppo il numero di simboli a nostra disposizione. Ragazzi, questo è il segreto del gioco. Meno simboli abbiamo e più è probabile che escano i simboli che vogliamo, o comunque che esca un colpo critico, ovvero 3 simboli ripetuti. Se andiamo a esagerare troppo col numero di simboli, diciamo che la statistica non va a giocare a nostro favore. Poi abbiamo la palla di fuoco che fa 10 danni magici, vedete che abbiamo già trovato un simbolo che fa danni magici, quindi ignora la difesa fisica del nemico, ma va a intaccare direttamente quella che è la sua salute, e che fa però critico per 3. Io, per lo stesso discorso che vi ho fatto poco fa, almeno per adesso eviterei di acquistare altri simboli, quindi tutt'al più ci andiamo a potenziare lo scudo che aumenta la nostra difesa fisica, e poi tra questi simboli qua il pugno pure ha la possibilità di stordire il nemico oltre a fare danni fisici, però costa 10 monete, 10, ci sarebbe il simbolo dei dollari, vabbè, 10 monete per attivarlo, quindi ragazzi comunque non è che conviene poi tanto, perché ci va a sottrarre un bel numero di monete. Direi di non prenderlo per adesso. La balestra fa danni fisici, si può usare 2 volte per turno, anche questa costa 7 monete. Io direi di andare a comprare invece il formaggio che aumenta la nostra salute massima di 25 e dovrebbe portarla a 125. Andiamo avanti. Granchiotauro. Allora, il Granchiotauro è quasi un mini boss, almeno comparato agli ultimi nemici che abbiamo affrontato, perché ha 100 di difesa e 170 di salute e mena di 47, tacci sua. E vedete che la nostra salute è arrivata a 125. Quindi andiamo, ragazzi, a difenderci, a menarlo. Qui ci ha attaccato di 47, per fortuna abbiamo retto bene il colpo. Ci andiamo a curare, ma non ci serve veramente a niente, purtroppo. Però comunque col critico le abbiamo fatto un bel po' di danni. Lui intanto ci sta menando, ci vuole menare ancora di 52. Ci andiamo a curare, stavolta sì che ci serve. Abbiamo fatto anche il critico, l'abbiamo attaccato, ci siamo difesi, ci stiamo riprendendo un pochino. Però ragazzi veramente dovremmo cercare di buttarlo giù il prima possibile, altrimenti... Ah, ho sbagliato la cura, maledizione. Ok, stiamo comunque tenendo botta, non male, un bel po' di difesa ci fa veramente veramente comodo. Perfetto. Cura. Ok, critico, ci siamo curati del tutto. Ho fatto un po' di soldini.
Abbiamo attaccato, intanto ci sta attaccando di 62 adesso ad ogni turno, gli rimane ancora 135 di vita. Andiamo a farci sta bella cura, ragazzi, è importante che la centriamo così. No! No, maledizione. Con un bel critico ci saremmo curati molto molto di più, ma vediamo se adesso magari ci riusciamo. Sì, ottimo, ci siamo curati di parecchio, lui comunque ci porta a 25 di salute, ragazzi, ce la stiamo vedendo veramente veramente nera. Andiamo a fargli questi attacchi qua, andiamo a curarci, anche qui è importantissimo curarci un bel po', altrimenti siamo fregati. Ottimo, però non ce la facciamo lo stesso, ragazzi, siamo a 59 e lui ci attacca di 67 e game over. Quindi, ragazzi, la nostra prima run è finita così in maniera abbastanza miserabile, però abbiamo sbloccato lo spadone, che è un nuovo simbolo. Fa praticamente danni fisici abbastanza importanti, usa una prova di abilità e ha il critico per 2. Quindi vedete, ogni run alla fine comunque ci sblocca qualcosa, in questo caso ci ha sbloccato il nuovo simbolo, e ci dà un po' di gettoni da spendere nei modificatori. Come vi dicevo all'inizio, nella mia scorsa partita, non so per quale motivo, sarà stato un bug, ne avevo tipo 5000 di questi gettoni qua, e ho acquistato questi modificatori veramente con una nonchalance, che non vi dico, per cui vincevo le partite in modo molto molto easy, e sono contento di vedere che comunque questo bug si è risolto, perché così, ragazzi, la progressione è molto più interessante, perché questi modificatori sono veramente forti, cioè nel momento in cui andiamo a sbloccarli tutti è veramente difficile perdere una partita. Tra l'altro, tra i modificatori più importanti, esatto, c'è proprio questo qua che è l'ultimo, che ci fa iniziare con un rullo in più per livello, quindi avete visto che adesso abbiamo 3 slot, 3 rulli, e con questo qui ne andiamo a sbloccare un quarto e poi eventualmente, comprandolo ancora, ne andiamo a sbloccare un quinto, quindi abbiamo ben 5 slot da andare a giocare. Gli altri modificatori comunque sono tutti abbastanza importanti, tipo questo aumenta la resistenza agli attacchi fisici del 5% per livello, perché possono essere ricomprati questi modificatori, e questo aumenta del 10% la resistenza agli attacchi magici. Questo ci cura addirittura del 7,5% di salute a ogni turno per livello, quindi possiamo comunque andare a aumentarlo. Io direi di prendere questo qua che ci aumenta la resistenza fisica e questo qua che ci aumenta ci cura la salute del 7,5 ad ogni turno. Abbiamo finito i nostri gettoni, ragazzi, e direi che siamo pronti per una nuova run, proprio per farvi vedere un attimino come andiamo ad utilizzare i nuovi simboli. Per esempio, io in questo caso utilizzerei, anziché il pugnale arrugginito, perché comunque possiamo scegliere all'inizio massimo 3 simboli, lo spadone, la moneta e lo scudo. Quindi vedete che se andiamo a scegliere un altro ci toglie il primo, per cui inizierei con questi 3 e iniziamo con le pianure del dolore. Abbiamo di nuovo il signor Rovus qui. Fa piacere, andiamo a fermare i nostri simboli. Abbiamo fatto quasi un critico con lo spadone. Vedete che a differenza della spada arrugginita, lo spadone vuole una prova di abilità e consiste nel fermare questa barra qui il più in alto possibile. Andiamo a provarci. Ok, fatto un po' schifo. Vedete che comunque la velocità cambia di colpo in colpo. E fatto schifo di nuovo. Ci andiamo a difendere. Ok, lui è abbastanza scarso, ve lo ricorderete. Andiamo a riprovarci. Abbiamo fatto un po' di soldi, un po' di difesa. Va bene anche così. Ci attacca, non ci ha fatto nulla. E sto giro vediamo se riusciamo a fargli più danni con la prova di abilità. Ok, un bel critico, l'abbiamo fermato abbastanza in alto. Ok, poteva andare meglio, però l'abbiamo eliminato. Abbiamo comunque fatto bonus di uccisione rapida. Abbiamo 15 monete. Io direi all'inizio di andare a puntare sempre sul potenziamento delle monete ricevute, quindi comprerei questo qua. Abbiamo 6 monete rimanenti, volendo proprio esagerare potremmo comprare la sacca di monete, ragazzi, ma direi anche di no. Conserviamoci queste 6 monetine, non possiamo comprare altro. E si prosegue. Di nuovo il falenottero. Andiamo a fermare i nostri rulli. Ok, lo scudo. Ok, lui ci attacca di 12 fisici e 13 magici, quindi direttamente sulla salute. Ok. Oh, che schifo, che cavolo ho combinato lì. Vabbè, mi sono un attimo confuso con la tempistica. Oh, un bel critico, ragazzi, vediamo se ce la giochiamo bene, che magari lo shottiamo.
Ok, il primo è andato bene. Il secondo è andato super. Uccisione rapida, più 3. Ottimo. 23 monete. Potenziamo sicuramente il nostro scudo di legno. Abbiamo altre 14. Altre 14 io andrei. Allora, l'anello della vita, che è sempre attivo, aumenta del 20% il bonus sulla guarigione e non è male. La falce avvelenata infligge 20 di veleno al nemico, ma è uno di quegli oggetti che, diciamo, non è una passiva, ma costa 10 monete per essere utilizzata. E poi c'è di nuovo la passiva del formaggio, che ci aumenta la salute massima di 25, e direi che cosa buona e giusta. Andiamo avanti. Goblin martellatore, di nuovo buongiorno a lei. Vediamo se stavolta con il nostro spadone, che devo dire preferisco abbastanza di più rispetto all'arma di prima. Lui intanto ci ha menato di 11 per 3, un bel 33, e dopo ci vuole fare 3 per 14. Noi ci siamo fatti un sacco di soldi, però non l'abbiamo menato e non ci siamo difesi. Adesso sì che lo meniamo, ottimo. E le abbiamo mandato a 2, raga, a 2 di salute. E ci siamo difesi solamente, vabbè. Di un bel po', tra l'altro. Abbiamo fatto un bel critico, abbiamo le difese al massimo. Vediamo se facciamo un po' di soldini prima di sterminarlo, sì. E le perfetto. Uccisione rapida, solo una monetina, ma comunque la apprezziamo. Io direi, ragazzi, che con 40 monete il potenziamento del 30% dello spadone è d'obbligo, quindi andiamo a prenderlo. Potremmo potenziare ancora di più volendo la salute massima, e direi di farlo. E poi potremmo acquistare anche uno di questi potenziamenti qua. Il pugno, ragazzi, non mi dispiace affatto, proprio per la sua alta possibilità di stordire il nemico, e direi che lo vado a prendere. Poi, ragazzi, tra i simboli c'è di nuovo la cura di prima, che adesso eviterei del tutto, perché abbiamo comprato comunque il modificatore. Ricordate che ci cura del 7,5% alla fine di ogni nostro turno, che è comunque un bel po'. E poi, ragazzi, qui c'è la palla di fuoco, che comunque va ad aggiungersi ai nostri simboli. E come vi ho detto, io almeno inizialmente tenderei a rimanere col minor numero di simboli possibile. Tra l'altro lo spadone è veramente, veramente forte. Vado a comprare il pugno, così vi faccio vedere anche eventualmente come si utilizzano i power up tra un turno e l'altro. Ok, soldini, scudo e colpo di spadone critico, 89 ci piace. Lui ci vuole attaccare di 47, gli è rimasto 11 di difesa fisica, 170 di salute. Vedete che abbiamo 6 monete, quindi qualora volessimo usare il nostro power up del pugno per provare a stordirlo, non possiamo farlo perché ci servono altre 4 monete, ce ne frega niente. Lui ci attacca, perfetto. Abbiamo fatto critico di monetine, quindi abbiamo 22, ragazzi. Adesso volendo potremmo anche provare a stordirlo, facciamolo. Mi pare che vuole la prova di abilità. La prova di abilità nel pugno è fatta in questo modo qui. Dobbiamo cercare di beccare il centro il più possibile, quindi tipo così. Abbiamo fatto il critico, però purtroppo nonostante il critico non l'abbiamo stordito, perché la probabilità è comunque dell'80%, non dipende dalla nostra precisione, quindi purtroppo, raga, non l'abbiamo stordito. Se l'avessimo stordito, lui avrebbe saltato il suo attacco. Nel suo caso lui fa un unico attacco di 50, che sarebbe stato appunto saltato a pie pari, ma nel caso tipo dei nemici che fanno attacchi ripetuti, tipo 3x11, 3x14, come quello di prima, se ne salta uno solo, quindi quel 3x11 sarebbe diventato 2x11, quindi saltava solo uno dei 3 attacchi. Quindi lui comunque, non essendo stordito, adesso ci mena e ci manda a 96. Comunque ci siamo curati del 7,5%, non siamo messi affatto male. Ci ripariamo un pochettino, lo meniamo di 82, va a 78, ci mena ancora di 52. Potremmo stordirlo, ma raga non mi va affatto di spendere altre 10 monetine per evitare questi 52 danni che possiamo sopportare benissimo. E quindi prendiamoli sulla nostra corazza, andiamo a tankarci come dei maledetti, quindi adesso non ci fa veramente veramente nulla. Perfetto. E di nuovo difesa, soldi, ci fa piacere perché tanto finché siamo protetti ci fa piacere fare soldi e shottarlo con un bello 87, numero a me piuttosto caro,
se immaginate perché o se lo sapete scrivetemelo qui sotto nei commenti. E ragazzi, potremmo andare a potenziare ulteriormente il nostro simbolo della moneta per ricevere ancora più monete. Lo faccio subito, poi vi faccio vedere questi altri simboli, però poi vi dico perché voglio questo qui. Allora, questo qui sarebbe la versione, diciamo così, migliorata dello scudo di base. Esattamente. Lo Shuriken, che fa 80 danni fisici e col critico per 3 non è affatto male, ma vuole anche la prova di abilità simile a quella del mirino. Ragazzi, la balestra è molto simile. Qui abbiamo di nuovo il potenziamento della salute. Stivali, 20% di bonus passivi sui danni fisici. Immaginate bene che in combinazione col nostro spadone fa faville. Cioè, non dobbiamo attivarlo pagando, è una roba fissa, sempre attiva, è una passiva, quindi raga, di che cosa stiamo parlando? Abbiamo solamente 3 monetine, andiamo a continuare. E abbiamo di nuovo sto mostrone. Mi pare che è la prima volta che lo troviamo in questa run, in realtà. Vediamo, bella, lo salutiamo con un bel critico sulle gengive. Ottimo, l'abbiamo mandato a 16, lui intanto ci attacca di 68, ma direi che è spacciato. Ok, vediamo se riusciamo a finirlo, se questo attacco qui non fa troppo schifo, lo finiamo. Una bella uccisione rapida di ben 5 monete, ragazzi. Io direi che con le nostre 18 monetine residue andiamo a potenziare magari... bella roba, la salute massima o lo scudo, poi ci sarebbe l'arco che è bellissimo, il pugnale che ruba la vita, quindi non solo fa danni fisici e magici, ma ruba anche la vita del nemico, ma come vi ho detto va ad aggiungere un altro simbolo, per il momento non vorrei. Poi c'è la pistola che fa danni magici diretti, ma costo di utilizzo per turno di 30 monete, veramente un'esagerazione. E poi abbiamo l'incantesimo di potere, cioè la bacchetta. Questo è molto carino perché aumenta del 40% i danni inflitti nel prossimo turno ed è anche cumulabile di turno in turno, però ovviamente anche in questo caso c'è da spendere delle monetine per utilizzarlo. Io andrei a prendere tra queste due il potenziamento della salute, direi che mi piace di più. Ragazzi, abbiamo finito il primo livello, le pianure del dolore, e il prossimo livello sarebbe praticamente il cimitero oscuro. Vediamo quanti livelli sono in totale, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vabbè, insomma, sono una dozzina, diciamo che sono una dozzina di livelli. Sono molto carini, ragazzi, ci sono sempre più nemici, molto più particolari e avremo sempre modo di acquistare nuovi slot, nuovi simboli, nuove rune, power up e ovviamente tra una partita e l'altra diversi modificatori. Ragazzi, il gioco è veramente veramente carino. Se vi piacciono i roguelike, se vi piacciono i giochi dove c'è un bel po' di dose di fortuna, perché immaginate bene che è necessaria in giochi come questo qua, ve lo straconsiglio, è molto molto carino, su Steam non costa nemmeno tanto, andate a dare un'occhiata. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei futuri video. Qui sotto in descrizione trovate il mio link di affiliazione di Stan Gaming, tramite il quale potete acquistare tante chiavi di gioco a prezzo scontato, i link a tutti i miei social e al mio gruppo Telegram pieno di videogiocatori come voi. E ragazzi, non dimenticate che noi ci vediamo anche di là in live sulla piattaforma Viola, e che dire, alla prossima e ciao a tutti. E non dimenticate, giocate con passione.